Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è semplice, ogni tanto torno indietro con i video per accontentare alcune richieste ed accontentare anche quelli che iniziano la programmazione, che si addentrano nel mondo del PLC e quindi sui linguaggi di programmazione. Quindi questo video è dedicato a chi è all'inizio e vuole conoscere il linguaggio ladder diagram. Perché è così importante? Che ruolo ha? Bene, lo vedremo in questo video. Linguaggio ladder diagram, conosciuto anche come LD, ma anche denominato schema a contatti o COP insieme. È un linguaggio di programmazione grafico per PLC, ovviamente. È strutturato per simulare schemi elettrici a relè, quindi lo rende intuitivo. Grazie proprio a questa sua natura visiva che ricalca i diagrammi elettrici, è facile da interpretare per chi lavora con una logica cablata. È considerato il linguaggio più semplice per iniziare a programmare l'automazione industriale. È anche lo standard più diffuso, proprio grazie alla sua natura grafica che emula i circuiti elettrici a relè. Da dove deriva questo nome ladder diagram? Deriva dalla sua forma scala a pioli. Infatti l'inglese ladder è una scala a pioli, quindi con i suoi montanti e i suoi pioli, che nel linguaggio del PLC questi sono rung e questo qua vedremo che cosa sono. Parliamo delle caratteristiche principali del linguaggio ladder. Prima cosa è la struttura a scala, come abbiamo capito prima, perché ricorda una scala con due binari verticali, 1 e 2, che sono quelli di alimentazione, come in uno schema elettrico. Abbiamo il 24 volt e lo 0 volt per così dire, qui abbiamo l'alimentazione positiva e qui chiude il circuito con il negativo. Abbiamo poi i pioli orizzontali che sono chiamati anche rung, dipende se vogliamo pronunciarlo così come lo leggiamo in italiano, rung, se vogliamo pronunciarlo rang, e andiamo avanti. La logica, un'altra caratteristica è la logica a contatti, perché utilizza contatti sia normalmente aperti, quindi NA o anche NO, normally open, e contatti normalmente chiusi NC. Per rappresentare che cosa? Per rappresentare le condizioni di ingresso dei segnali. I contatti possono essere associati a variabili booleane binarie, sia interne che esterne, quindi dei veri e propri contatti fisici che arrivano al PLC, esterne o interne delle memorie. Ecco, qui vediamo un esempio. Un contatto normalmente aperto che è un ingresso e un input. Qui ce n'è un altro, qui ce n'è un altro normalmente chiuso, altri contatti e così via. Le bobine, queste qua che vediamo alla fine, vengono chiamate bobine oppure coil, rappresentano le uscite, le azioni o le bobine del relè per così dire, posizionate solitamente a destra del piolo. Le bobine possono essere usate per operare anche queste su un bit, su un segnale binario, e anche in questo caso può corrispondere ad una variabile interna come in questo caso che è una memoria, oppure ad un'uscita logica come in questo caso, no, non l'ho messa un'uscita logica, comunque può essere un'uscita Q0.0, un'uscita logica insomma. Il flusso, per quanto riguarda il flusso logico della nostra struttura, il flusso dell'esecuzione avviene solitamente dall'alto verso il basso, quindi va a eseguire riga per riga, piolo per piolo, e va poi muovendosi da sinistra verso destra. Quindi questo segnale, se è attivo, si chiude e manda un segnale alla mia uscita, che è una memoria, e quindi viene attivata, settata questa. Quest'altra invece spegne la stessa memoria e così via. Oltre ad avere la possibilità di inserire contatti aperti, contatti chiusi, bobine, eccetera, quello che abbiamo visto, dobbiamo inserire
altri componenti che si chiamano funzioni avanzate, che sono oltre semplice contatti. Possiamo inserire timer, contatori, comparatori e operazioni matematiche e altro. Qui vediamo in questo esempio un ingresso che mi attiva un timer e il timer, una volta che ha finito la sua operazione, mi mette in uscita questa mia bobina, questo mio coil. Quindi le caratteristiche principali sono descritte in questa slide. Quindi struttura a scala, logica a contatti, bobine, il flusso logico e le funzioni avanzate. Come ottenere uno schema ladder? Attraverso una conversione dello schema elettrico funzionale che già conosciamo. Quindi basta ruotare di 90 gradi lo schema funzionale e sostituire la simbologia elettrica con quella del ladder. Gli elementi dei circuiti sono contatti, abbiamo detto, normalmente chiusi, NC, contatti normalmente aperti e bobine che vengono a formare un segmento, un network, e sono il rung, il piolo della nostra scala. Qui abbiamo un contatto aperto, un contatto chiuso e una bobina. Ecco, sotto vediamo i simboli operatori elementari del ladder. Un contatto normalmente aperto viene raffigurato da questo simbolo, questo è quello chiuso, questa è un'uscita normalmente aperta e un'uscita normalmente chiusa. Cosa dire di contatti e bobine? Ai contatti, abbiamo detto anche prima, è possibile associare ingressi fisici del PLC, in questa immagine vediamo un ingresso, oppure anche delle variabili interne. Qui ho una variabile interna, una memoria, la associo come input, come contatto. Lo stesso cosa vale per le uscite. Possono essere associate ad uscite fisiche del PLC come una Q fisica o anche a celle di memoria Merkel. Ma andiamo a vedere in che modo avviene questa trasformazione da schema elettrico funzionale in schemi ladder. Lo facciamo molto rapidamente. Ecco qui abbiamo schema funzionale elettrico, mettiamo che abbiamo due contatti in serie ed un'uscita, ruotiamo di 90 gradi e mi do l'ingresso e la mia uscita. Quindi questo è per realizzare uno schema in serie. Per quanto invece riguarda uno schema di contatti in parallelo, ingresso, uscita, ecco, ruotando di 90 gradi da U a finire dove c'è la Q0.0, c'ho ingresso, uscita, o da questo ingresso o da questo ingresso c'ho l'uscita. Se dovessi avere uno schema funzionale come questo della terza figura, dove lo schema funzionale sia di contatti sia in serie che in parallelo, questi due sono in serie e questo è in parallelo, ovviamente la trasformazione prenderebbe questa disposizione. O quest'altra schema funzionale a contatti in serie e parallelo, qui l'ingresso va a finire dopo i due in serie, questo invece va a finire, sono i primi due in parallelo, il terzo e questo è in serie sia con uno che con l'altro. E questo è il nostro schema. Questo è un altro tipo di schema funzionale con contatti in serie in parallelo, dove ho il primo ingresso A che è in serie con B, ma nello stesso tempo è in serie anche con C, dove C è anche in serie con D, ma questi due sono in parallelo con questo. Ecco, la soluzione, la realizzazione della serie parallelo prenderebbe questa formazione. Anche qua serie parallelo, ma invece di avere un'uscita fisica ho un'uscita memoria di una memoria interna. Questo poi, tra le altre cose, sarebbe anche un circuito di autoritenuta. Schema funzionale con contatti in serie in parallelo di questo tipo, dove ho un parallelo, una serie, ma c'ho anche in serie questo con questo, ma in serie c'ho anche questo con quest'altro, e A con D. Ecco, per quanto riguarda questo schema, posso realizzarlo in ladder con stessa identica forma, così come quest'altro, contatti in serie in parallelo. Vediamo adesso alcune funzioni logiche che non sono altro che la ripetizione di quello che abbiamo detto. Prima abbiamo parlato di serie e parallelo, ma ovviamente questo è un nostro circuito di autoritenuta. Questa è una funzione logica AND perché sono in serie. Questa è una funzione logica OR.
parallelo. Questa è una funzione logica not AND, dove c'è i miei due ingressi in serie, e c'ho un contatto di not che mi nega la mia serie. Questa è la mia funzione logica not OR, NOR, dove c'ho i miei due contatti in parallelo e un contatto not. Ed infine la funzione logica OR esclusivo, dove se ho la mia uscita solo se è presente uno ed è presente l'altro in N. Ed è presente uno e non è presente l'altro. Se tutte e due sono presenti non c'ho la funzione logica. Bene, con questo il video è finito. Spero lo troviate interessante e che possiate continuare a seguire il mio canale. Vi invito a iscrivervi o a mettere un like e vi auguro una buona continuazione con i vostri studi su YouTube e arrivederci al prossimo video.